Buonasera a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Parma-Inter 0-2 è una vittoria pesantissima, ottenuta con un clean sheet, la sesta consecutiva, e soprattutto ci permette di allungare a +4 sul Napoli prima dello scontro diretto e contemporaneamente mettere pressione al Milan. Una vittoria ottenuta non con un Inter straripante, ma una vittoria da grande squadra, da una squadra che ha sofferto pochissimo, ha concesso una sola occasione al Parma ed ha avuto anche quella lucidità e la tranquillità di attendere il momento giusto per colpire. Secondo me stasera Pio Esposito è stato un calciatore determinante dal punto di vista tattico, non soltanto per lo zampino nel gol di Di Marco, lo avevamo già anticipato ieri nel prepartita, andremo a vedere anche alla lavagna perché Pio Esposito è stato così importante per l'economia del match, per il risultato finale. Naturalmente, come al solito, se vi piace il contenuto vi ricordo di lasciare un like al video e l'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Soprattutto, ecco, come dico sempre, dopo una vittoria magari festeggiamola anche con tanti like al video. Andiamo subito alla lavagna tattica. Qual è stato l'atteggiamento delle due squadre? Parma che, ecco, nel prepartita c'era il dubbio dello schieramento, del sistema di gioco della squadra di questa ha optato nuovamente per una difesa a 4 che però non ha impedito al Parma comunque di avere un atteggiamento molto accorto e di puntare alle verticalizzazioni molto rapide sul suo centravanti, un qualcosa che avevamo visto già nel prepartita. Come avveniva la fase di non possesso del Parma, due linee molto strette, molto schiacciate, Ondrejka e Oristanio che si abbassavano, finiva per essere un vero e proprio 4-5-1, blocco basso, coprivano la profondità, in realtà quasi rinunciavano anche al pressing se non solo un accenno sulla nostra prima costruzione, poi il pressing avveniva praticamente soltanto all'interno della loro metà campo. Diciamo che si sono create quelle condizioni che l'anno scorso mettevano in difficoltà la nostra Inter perché c'era poco spazio tra le linee, non c'era la profondità, puntualmente c'era comunque un raddoppio sulle corsie esterne ed era poi un Parma che invece quando andava in possesso di palla si affidava tantissimo a Pellegrino. Quante volte abbiamo visto questo duello, quello tra Akanji e Pellegrino? Ancora una volta Akanji si è dimostrato un calciatore superlativo, davvero ha vinto praticamente tutti i duelli contro l'attaccante del Parma e ad oggi risulta davvero difficile pensare che Akanji possa essere dirottato nuovamente sul centrodestra, possa essere tolto dal centro di questa difesa a 3 perché ecco, col passare delle partite in quella posizione acquisisce sempre più autorità ed è stata una vera e propria prova di forza contro l'attaccante del Parma, che ricordiamo magari non avrà il nome di uno dei migliori del panorama calcistico europeo, però è un calciatore fisicamente molto strutturato e che quindi qualche problemino può darlo, cosa che invece non è riuscito a fare con Akanji. Parma che poi, ecco, provava le ripartenze magari sfruttando proprio questo triangolo tra Oristanio, Bernabé e Brischi, naturalmente poche le ripartenze del Parma. Sulla sinistra invece c'era Valeri che ogni tanto si alzava e in realtà c'è stata anche una grande occasione proprio con Ondrejka sfruttando il movimento di Valeri. Andiamo con ordine e partiamo da cosa l'Inter ha fatto particolarmente bene: l'appoggio su Pio Esposito. Perché? Ecco, magari Pio Esposito non finirà in tantissimi highlights al di là dello zampino sul gol, però Pio Esposito è stato determinante in tante situazioni perché l'Inter aveva la possibilità di appoggiarsi al suo attaccante, spesso c'era Del Prato su di lui, ecco, quasi sempre il duello è stato con Del Prato, forse in una o due occasioni con Circati, ed è un qualcosa che l'Inter lo scorso anno non poteva fare, appoggiarsi sul centravanti fisico. Ecco, se andiamo a guardare le occasioni o le potenziali occasioni che sono nate dall'appoggio su Pio Esposito, contiamo almeno 4 occasioni. In un paio di occasioni c'è stato proprio il colpo di testa di Pio Esposito che appunto vinceva il duello individuale, in uno è stata colpita anche una traversa, c'è stata un'occasione col colpo di testa di Lautaro che parte proprio da Pio Esposito che fa il movimento, si fa appoggiare palla, la scarica, apre gli spazi. C'è stata appunto l'occasione del gol dove Pio Esposito
magari non sarà stato, non finirà neanche tra come assist man, però è bravo comunque a contrastare bene Del Prato, a metterci il fisico, palla che poi finisce a Di Marco, che poi è bravissimo anche a calciare sul primo palo e a sorprendere Corvi. Quindi per me Pio Esposito è stato un calciatore determinante in questa partita, ed è stata una delle chiavi che lo scorso anno l'Inter non aveva, perché non c'era il centravanti fisico, non c'era possibilità, ecco, di appoggiarsi su una prima punta del genere. Tra gli altri calciatori, secondo me Çalhanoğlu è uno di quelli che ha fatto un'ottima partita. Mkhitaryan è cresciuto invece col passare dei minuti, perché a inizio partita forse le due mezzali mancavano dell'Inter, sia Sušić da una parte che Mkhitaryan dall'altra. Poi col passare dei minuti cosa è accaduto? Che Mkhitaryan ha iniziato a dialogare con Di Marco, si allargava, e qui sappiamo questa è una catena che funziona bene, quella sinistra dell'Inter. Stasera c'era Carlos Augusto invece di Bastoni, ma comunque ha funzionato alla grande quella catena, e poi abbiamo visto Mkhitaryan più volte nel vivo del gioco. Non una prestazione da 8 naturalmente, però comunque una prestazione dove Mkhitaryan è stato importante. Nel secondo tempo è arrivato anche pericolosamente al tiro parato, anche qui con un assist, con un servizio di tacco di Pio Esposito. Cosa è mancato un po' all'Inter? La corsia destra, perché è stato un Inter che stasera non ha rinunciato a giocare sulla destra, anzi si andava spesso da quel lato nel primo tempo, però purtroppo anche stasera la prestazione di Luis Enrique lascia a desiderare. Anche stasera non troviamo dei clamorosi errori, però troviamo magari l'errorino del posizionamento, il tocco sbagliato, non ha dato quel qualcosa in più. Ecco, se contro il Bologna magari Luis Enrique ha fatto un lavoro importante dal punto di vista tattico, stasera non c'era bisogno di quel lavoro in copertura, c'era bisogno del calciatore che poteva dare, ecco, quel qualcosina in più, che poteva dare quello spunto sulla corsia di destra, che poteva saltare l'uomo, cosa che Luis Enrique non ha fatto praticamente mai, al di là di qualche buon cross, però insomma ci si attendeva molto di più. Ed anzi Luis Enrique fa un errore che stava costando carissimo all'Inter in uno dei pochi attacchi. Ecco, ieri l'avevamo detto, Valeri poteva essere un avversario pericoloso su quella corsia, ed infatti nell'unica vera palla gol del Parma Valeri avanza, Luis Enrique è in colpevole ritardo, ed è proprio da Valeri che poi parte il cross che Ondrejka, bravo a muoversi tra le linee, a inserirsi, lo avevamo detto, poi ecco, si inserisce all'interno dell'area di rigore, colpisce per nostra fortuna l'incrocio esterno, però insomma è una di quelle situazioni che l'Inter non può concedere, perché lì c'è un errore di lettura. Corsia di destra che personalmente non mi è piaciuto neanche per l'apporto che ha dato Sušić. Ecco, nel secondo tempo sì, c'è stato un lampo dove poi ha fatto una buona giocata quando ha appoggiato palla a Mkhitaryan, si è trovato tu per tu col portiere e ha sbagliato un gol, però un po' pochino quello che ha dato Sušić. Ecco, se dall'altro lato Mkhitaryan comunque ha dialogato bene con Di Marco, possiamo dire che Sušić e Luis Enrique non hanno funzionato come ci si potrebbe aspettare. Naturalmente questo è stato dovuto anche al modo di giocare del Parma. Sušić è un calciatore che spesso magari va a giocare in questa posizione e c'è stato poco spazio tra le linee, così come poco spazio tra le linee è stato trovato anche da Lautaro, che poi il suo contributo lo ha dato, si è mosso tanto, però insomma anche lui non ha trovato quello spazio che per esempio era riuscito a trovare contro Atalanta e Bologna. Detto questo, è stata comunque un Inter che è stata brava a gestire diversi momenti del match, è stata brava anche a tenere palla, essere paziente, ecco, non essere mai frettolosa, e poi è riuscita a sbloccare, ecco, il risultato prima della fine della prima frazione. Quello è stato probabilmente determinante, perché poi nel secondo tempo è stato un Inter che è sceso in campo con molta più tranquillità, forte del vantaggio già acquisito. Magari il Parma in alcune situazioni ha alzato anche leggermente la linea di pressing sulla nostra costruzione, perché chiaramente loro dovevano recuperare il punteggio, però diciamo che poi è stato un Inter che ha sempre gestito con grande tranquillità, ecco, quell'1-0 non ha corso nessun pericolo nel secondo tempo, una linea difensiva che ha tenuto sempre molto bene, e nel finale poi è arrivato anche il 2-0, è arrivato
in ripartenza, un 2-0 che possiamo dire tranquillamente che l'Inter ha meritato, perché anche nel secondo tempo c'era stato il tiro di Mkhitaryan, c'era stato l'occasionissima di Sucic, c'era stato il gol annullato a Bonny per il fallo di mano di Thuram. Ecco, lì praticamente già eravamo agli sgoccioli della partita, poi è arrivato il 2-0, quindi bene così, una buona Inter, un Inter che ha gestito bene la partita, un Inter che ottiene il clean sheet, e questo va sottolineato, perché è un Inter che nell'ultimo periodo sta migliorando tantissimo l'aspetto difensivo, ed oggi l'Inter si trova agli stessi gol subiti del Napoli. Ecco, ad inizio anno avevamo fatto dei processi su un Inter che subiva troppi gol, su un Inter che aveva una media gol subiti praticamente pari alle squadre neopromosse. Oggi l'Inter di Chivu e il Napoli di Conte hanno gli stessi gol subiti, la differenza è che l'Inter però ne ha realizzati molti di più e si conferma ancora il miglior attacco del campionato. Naturalmente la strada sarà ancora lunga, però è importante anche il +4 sul Napoli, che ci permette di andare a giocare il big match con la possibilità addirittura di allungare a +7. Quella sarebbe non dico una mazzata al campionato, perché poi il cammino è lungo e le squadre di Conte non mollano, però sarebbe un segnale mentale importantissimo sia per la nostra squadra sia per i nostri rivali. Allo stesso tempo domani ci sarà un Milan-Genoa che sulla carta sembra scontato, però insomma il Genoa di De Rossi è una squadra che può creare qualche problemino. Chissà che non arrivino anche buone notizie dalla partita di San Siro e che quindi l'Inter possa provare la prima accelerata. Ecco, non parlerei di fuga, ma sicuramente la prima accelerata in testa alla classifica. E diciamocela tutti, forse non dico neanche in estate, dopo le prime 2-3 giornate di campionato, sfido chiunque a pensare che alla fine del girone d'andata l'Inter addirittura potesse avere la possibilità di provare una mini fuga. Quindi bravo chi va in campo, bravissimo Chivu in panchina per come sta gestendo questa squadra. Poi nel secondo tempo c'è stato anche un po' la girandola di cambi, la gestione delle forze, la gestione dell'ammonizione di Çalhanoğlu, quindi benissimo così. Oggi, al di là ecco di qualche neo che possiamo trovare purtroppo ancora una volta sulla corsia di destra, dove qualcosa servirà, però insomma è anche un Inter con tantissimi aspetti positivi e che si conferma ancora in testa alla classifica. Fatemi sapere anche la vostra nei commenti, come avete visto l'Inter stasera, le vostre idee anche sui singoli, cosa vi aspettate, perché no, anche da Milan-Genoa di domani. Insomma, come dico sempre, discutiamo di tutto nella sezione commenti, e come sempre invece io vi lascio con un gran bel Forza Inter.